Immaginate di essere in questa situazione con un garage microscopico e magari la possibilità, la volontà di comprarvi una macchina che ci entra sì, ma dalla quale poi non potreste più scendere. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faccio vedere uno di quei prodotti che mi entusiasma portare sul canale. Mi piace provarli, vederli in funzione, perché sono cose secondo me realmente utili. Oggi vi parlo di Parchino. Parchino è un prodotto fantastico, cioè proprio mi è piaciuto. Quando una roba mi piace, mi piace. E mi ha colpito sia guardandolo dalla parte di professionista, quindi installatore, che dal lato cliente, perché mi sono reso conto girando il video durante una vera e propria installazione che il cliente alla fine è veramente contento, perché questa cosa ti risolve un grosso problema. Che cos'è Parchino? Parchino è un'automazione, un sistema di parcheggio e serve esattamente in quei casi dove c'è un box piccolo, dove la macchina entra a pelo e dove non riuscireste ad aprire le porte per scendere, o meglio magari le aprite ma dovete passare stile acciuga per uscire, con la porta che sbatte, quindi mettere delle protezioni sul muro eccetera, soprattutto nei grossi centri abitati. Li fanno sempre più piccoli e in quelle situazioni la macchina proprio non ti permette di aprire la porta, cioè la spalletta della chiusura non ha poi lo spazio interno necessario ad aprire la porta. Quindi la soluzione è: o ti compri una Panda, allora entri, riesci più o meno ad aprire la porta e a scendere, oppure ti devi far installare il Parchino, perché il Parchino vi risolve assolutamente tutti questi problemi. Parchino non è un prodotto che è uscito oggi, l'azienda esiste da oltre 10 anni, nell'ultimo anno, nell'ultimo periodo c'è stata una riorganizzazione aziendale, è stato un po' migliorato tutto il processo produttivo ed è stato affinato tecnologicamente, meccanicamente e soprattutto a livello funzionale il prodotto definitivo, che è lo stesso dell'idea di partenza. Qualcuno di voi sicuramente già l'aveva visto, ma adesso è praticamente perfetto. È un prodotto esente da problemi, manutenzioni, difficoltà di utilizzo, funziona in maniera eccezionale perché hanno migliorato tutte le lacune che c'erano sulla prima versione del prodotto e adesso vi offro un prodotto definitivo che sicuramente non potrà darvi altro che soddisfazione. Si tratta di un'automazione semplice di per sé, perché è composta da 2 pedane e da 2 alberi, uno libero con delle ruote che scorrono sul pavimento e uno azionato da un motore con un motoriduttore. Come funziona? Voi portate questa automazione che si pilota tramite un semplicissimo telecomando 2 tasti, rosso e verde, dentro e fuori, la portate fuori a filo garage, arrivate con le ruote davanti della macchina sopra, le appoggiate, lasciate la macchina libera senza freno a mano, scendete, chiudete la porta, col telecomando tirate dentro la macchina e voi avete finito. E attenzione, cosa da non sottovalutare per nulla a livello di sicurezza: il dispositivo funziona sì con un telecomando che ha solo 2 tasti, ma funziona a uomo presente. Questo cosa vuol dire? Che per tutto il ciclo dell'automatismo va tenuto premuto il pulsante, non appena viene lasciato si ferma il movimento. Questo perché bisogna vedere che vada tutto bene sempre, altrimenti si lascia il pulsante e nel dubbio si torna indietro e si riposiziona la macchina. Ne montano tantissimi anche di capitolato in nuove costruzioni, perché c'è questo problema, come vi dicevo prima, dei box piccoli. Proprio in fase di costruzione di una casa, dove magari bisogna tener conto di determinati spazi appunto per far aprire le portiere della macchina, se invece mettiamo già di prima costruzione il Parchino, magari riusciamo ad ottimizzare gli spazi e quindi ogni tot di garage magari riusciamo a farne uno in più. Anche in vecchie costruzioni, in qualsiasi tipologia di struttura, può esserci questa problematica di non riuscire ad aprire le porte e di voler mettere dentro una macchina che merita di stare al coperto, o magari avete una macchina piccola che è sempre stata nel vostro garage, volete fare il cambio auto, prenderne una più grossa, ma avete paura di non riuscire poi a gestire l'ingresso e l'uscita. Il Parchino vi risolve questo problema assolutamente. Esistono 2 versioni di Parchino: il Parchino normale, che sarà l'oggetto del video di oggi,
è il parchino XL. Serve per le macchine molto grosse, per le macchine 4x4, per le macchine elettriche o per le macchine automatiche, insomma tutte quelle situazioni dove non si riesce a lasciare le ruote posteriori libere per permettere al parchino di trascinare la vettura. Dopodiché le installazioni sono possibili praticamente sempre col 99,9% delle vetture. L'importante è avere, diciamo, una situazione piana a livello di garage. Poi vedrete ad esempio nel video di oggi che l'installazione verrà fatta in un garage che all'ingresso aveva una piccola rampetta. Questo non nega la possibilità di installare il parchino, semplicemente va a complicare leggermente l'installazione perché la parte che fuoriesce dalle ruote deve comunque uscire in piano, ok? Quello che vincola l'installazione è sempre il piano. Questo perché? Perché nel momento in cui voi salite con le ruote sulle pedane, il peso stesso della macchina garantisce l'attrito delle ruote sul pavimento che permettono al motore, girando sull'albero, di farle ruotare e far muovere tutta l'automazione. Il concetto è questo: se abbiamo un piano con un'uscita e mettiamo le ruote in uscita sulla parte, diciamo, in discesa, non ce la farebbe poi a tirarla su. Ok? Deve lavorare sempre in piano. Questo cosa comporta? Lo vedrete nel video di oggi. Comporta semplicemente che il parchino esce leggermente meno, ma comunque vi farò vedere che vi dà la possibilità di aprire la porta completamente e di avere completo accesso alla vettura. Se avete una situazione piana dentro il garage e anche fuori, è la condizione proprio ad hoc dove vi permette di portarlo proprio al massimo della sua corsa fuori e la porta la potete praticamente spalancare. Cos'altro è richiesto per installarlo? È richiesta un'alimentazione elettrica. Il parchino tendenzialmente si installa con una linea di alimentazione 230 volt AC che termina a spina, ne riparleremo a fine video, ma ogni installazione è a sé. Se non avete una presa in zona dove viene collegato il parchino, adatteranno il collegamento all'impianto elettrico esistente. Ma attenzione, perché se non avete l'impianto elettrico, abbiamo fatto dei test e il parchino si può alimentare tranquillamente anche con una power station. Abbiamo fatto dei test in sede in azienda, ho portato diverse power station e abbiamo visto che con una Bluetti AC180 si riesce a supportare lo spunto del motore e a garantire molti cicli di apertura e chiusura. Quindi anche in luoghi dove non c'è la corrente, con una power station come una 180 da lì a salire si riesce a usare l'automazione anche nei box dove non c'è corrente. Oppure l'azienda vi mette a disposizione la possibilità di comprare come accessorio un gruppo di backup, un semplicissimo UPS che dove c'è corrente sta sempre carico, ma in caso di blackout vi permette comunque di usare l'automazione. Vi ho dato il grosso dei dati per capire che cos'è questo prodotto. Prima di farvi vedere il prodotto, a chi è destinato questo video? Questo video è destinato al cliente finale, quindi a te che pensi di avere questa problematica da poter risolvere con il parchino, o a te installatore che sei interessato ad installarlo. Vi dico la verità, interesserebbe anche a me diventare installatore perché è un bel prodotto, può risolvere delle situazioni. Sicuramente se i clienti vengono a sapere di questa possibilità saranno interessati all'acquisto se hanno quel problema, perché se hai quel problema lo devi risolvere. Chiaramente io non ho molto tempo, quindi non so se riuscirò a farlo, però se sei installatore e sei interessato a questo tipo di prodotto, contatta direttamente l'azienda dal sito, perché loro fanno delle formazioni e stanno cercando di ampliare la rete di installatori su tutta la nazione. Attualmente Parchino comunque copre praticamente tutta Italia, quindi nessuno di voi rimarrà escluso. Ma adesso andrei avanti col video. Prima di andare avanti col video mi raccomando, iscrivetevi che non costa nulla, così rimanete sempre aggiornati su tutti questi nuovi prodotti che porto sul canale. Passiamo all'installazione, che verrà fatta in un box molto piccolo, molto stretto, molto problematico, dove bisognerà incastrare dentro una macchina grande, almeno per le misure del box, che vi dico entra proprio giusta, ma a fine video vi farò vedere che faremo un test ancora più interessante. Bene, andiamo avanti col video. Dunque, per prima cosa vengono portate tutte le componenti che compongono il kit del parchino, perché la fase finale dell'assemblaggio viene fatta direttamente nel cantiere di lavoro. Una volta posizionate le pedane vengono installati gli alberi, che sono due. Il posteriore è quello libero che serve solo per la movimentazione, mentre l'anteriore è quello collegato al motoriduttore installato sul motore, che serve a effettuare il movimento di tutto il parchino, con vettura o senza vettura. Senza vettura sposta solamente il suo peso, mentre con la vettura appoggiata sulle pedane il peso stesso della vettura serve a far garantire l'attrito delle ruote a terra
per consentire il trascinamento fuori e dentro del mezzo. Ok, il parchino arrivati a questo punto a livello meccanico è completamente assemblato, tutta la parte meccanica delle ruote è stata assemblata. L'albero di trazione è stato installato sulla trazione qua del motoriduttore del motore. L'albero libero rimane quello dietro che adesso verrà usato per spostare tutto il gruppo assemblato. Se vi chiedete a che cosa serve questa plastica intorno agli alberi, serve per proteggerli dalla ruggine. Quindi il passo successivo dopo averlo assemblato è posizionarlo sul varco del box per andare avanti con il fissaggio dei binari e il collegamento di tutta la parte elettrica. Viene quindi spostato sulla soglia del box per verificare gli ingombri, i centraggi e determinare le posizioni di partenza. Così già è più o meno in posizione. L'ultima regolazione la faremo dando il primo tassello al binario. Regoleremo in base alla chiusura del basculante la solita distanza in millimetri a destra e a sinistra della pedana, e il posizionamento ultimo è quello che dà la perpendicolarità con la linea del box. Vengono quindi installati i primi binari sotto le ruote per determinare la partenza dell'automazione. A questo punto uno dei due addetti procede ad ultimare i collegamenti elettrici del motore, della centralina, della ricevente e di tutte le parti elettroniche, e successivamente passerà anche all'installazione del fine corsa per la regolazione dell'uscita sul varco del box. Contemporaneamente il secondo tecnico procede alla realizzazione della linea di alimentazione utilizzando una canalina che viaggia parallela al binario, e invece nella parte di movimentazione viene assicurato il movimento passando dentro a un carro armato professionale. In seguito viene allacciata tramite spina. Allora, finiti tutti i cablaggi del caso e terminata l'installazione del carro armato in supporto del cavo, a questo punto verrà data la prima volta alimentazione per regolare il fine corsa, che vedete andrà a appoggiare su quella piastrina per determinare il perfetto posizionamento di tutta l'automazione. Ok, adesso diamo corrente. Controlliamo la chiusura del basculante, il posizionamento del parchino in maniera che sia con la parte destra e la parte sinistra equivalente in millimetri. Ok. E ad ultimo facciamo il posizionamento direzionale per non farlo andare contro una parete o l'altra. Ok. Viene quindi verificata la corsa fino alla fine in uscita, centrato tutto il gruppo e verificato che in tutta la corsa nell'ingresso non ci siano impedimenti. Quindi a questo punto si può iniziare a procedere con i fissaggi per determinare la esatta posizione delle guide e procedere via via fino alla fine di tutti i binari. Da notare la professionalità dei tecnici inviati da Parchino, perché oltre a garantire la pulizia assoluta del cantiere dove viene installato il prodotto, tecnicamente l'aspirazione di tutto il cemento, di tutta la polvere nei fori, serve anche a garantire un corretto fissaggio. Nella parte iniziale vengono utilizzati dei tasselli più robusti perché devono fare una tenuta meccanica maggiore, mentre nella parte finale dei tasselli di qualità ma più leggeri perché devono garantire solo la posizione del binario stesso. Viene poi effettuata tutta la corsa dell'automazione per determinare il punto esatto di installazione del fine corsa in ingresso e il lavoro è praticamente terminato. Questo è il loro modo standard di lavorare, preciso e pulito. Chiaramente nella giornata del video ci abbiamo messo più tempo perché fare le clip fa perdere un sacco di tempo, ma in condizioni standard calcolate che nella normalità delle installazioni il tempo massimo richiesto per il lavoro consegnato è di circa 3 ore. Non vi tengono tutta la giornata impegnata, ma in quelle 3 ore finiscono col laudo e vi salutano. Perfetto, installazione terminata, il parchino è correttamente installato, sono state fatte tutte le regolazioni del caso, compreso il fine corsa di sicurezza che serve anche a livello strutturale per tenere in posizione tutto il parchino quando si arriva sopra con le ruote. È stato fissato tutto il binario che serve per far scorrere le ruote. Da notare anche i dettagli, quindi tutto il cavo che viaggia nel carro armato, uno spostamento con la canalina, tutto fissato a terra,
il parchino come termina con un'alimentazione che può variare da garage a garage, ma comunque con connessione a spina. Ora è arrivata la macchina del cliente e facciamo la prova definitiva. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward. Guardate quanto spazio rimane tra la vettura e il garage. Guardate che roba. Eppure la macchina se la tira dentro. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. 'Cause anything worth doing is a tough. 'Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight. E vi giuro non c'è nessuno che la guida, sta uscendo da sola. I be in my feelings, I'ma be fine. Need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. Spettacolo. Sight, always have a vision. I don't lie at night. I be in my feelings. I'ma be fine. Need time and I'll soon be winning. I can feel the blood. Come vedete la porta si apre, abbiamo ancora del margine, fa anche il secondo scatto e chiaramente abbiamo il completo accesso per salire sulla vettura e metterci al posto guida. Stessa cosa quando scendiamo, chiudiamo la porta e poi il parchino se la tira dentro. Fantastico, il cliente è rimasto super soddisfatto, ha risolto un grosso problema, una bella macchina di dimensioni importanti da mettere in un box veramente microscopico, e questa cosa vi cambia la vita. Però siamo voluti andare oltre, perché io ho detto vabbè, già che ci siamo, sono qui col furgone, proviamo a vedere se mi tira dentro il furgone, perché il furgone pesa, era bello carico, sapete, con tutta l'attrezzatura, è lungo. Il mio furgone ad esempio vedrete che ha non un problema ma una caratteristica, che avendo il freno a mano elettronico, per liberarlo bisogna fare una procedura particolare, però tutte le macchine col freno elettronico c'è comunque il modo di lasciare la macchina spenta senza freno a mano. Ok, adesso volevo farvi vivere l'esperienza di parcheggiare col parchino. E lo facciamo col mio furgone, che non è proprio piccolo, e infatti abbiamo preso tutte le misure del caso, cerchiamo di capire se effettivamente possiamo provare a metterlo dentro. Il discorso è arrivare vicino al box. Qui è una situazione tra l'altro dove siamo molto stretti, quindi dobbiamo arrivare davanti al box, puntarci di muso, ok, cercare di addrizzarsi il più possibile. Ok, chiaramente bisogna prenderci la mano. Allora, così lo vedo, ok. Quindi vado sulla pedana. Vai sulla pedana, devi prendere un attimino di slancio. Boh, così, bravo, vai. Oh, così. E lui è sopra. No, vabbè. Quindi lo spengo, lo apro, Levi la P, levo sto cazzo di freno a mano. prova a tenerlo più già. Devo farlo col quadro. Cambio, se no ti fai la portiera. E lui continua a suonare, sì, ok. Fa il panico. E quindi adesso dovrebbe essere libero per entrare. Fammi provare. Sì, fai attenzione allo specchio lì. Allora, col rosso va dentro e col verde va fuori? Al contrario. Col verde va dentro? Sì. Che... Però guarda, forse sostituito. No, basta. Vai. Basta. non è drittissimo, eh. Sì, però va bene. Diciamo che va bene, la manovra è migliorabile. Sì, molto bene.
Tanto lui... Ma non è per il furgone, è per il garage. Lui di sono va dritto. Sì. No, ma non tocca niente, non tocca. Ma stavo guardando il tetto, tutto. Mi sa che sei arrivato allo specchio. Ancora un po'. Quindi anche il furgone l'abbiamo infilato e questa cosa è veramente spettacolare. Allora, quando presento questi prodotti, poi nei commenti vi lamentate e mi chiedete sempre ma tu non parli di prezzi. Ma ragazzi, se non parliamo di prezzi c'è un motivo, non è un cellulare che comprate e vi arriva a casa e c'è un prezzo. Questo è un prodotto che va installato, cambia intanto da modello a modello, perché se vi basta il parchino una cosa, se vi ci va l'XL un'altra. Poi dipende dal tipo di installazione, dal luogo, dalla possibilità di alimentazione, eccetera. Quindi su questi prodotti non esiste un prezzo, è inutile che vi dico costa 200, costa 300, perché poi ogni caso è a sé. Sul sito c'è un form da compilare, verrete ricontattati perché loro vi faranno la valutazione in base al box, la vettura, tutte le verifiche del caso e vi daranno il preventivo chiave in mano, prodotto installato. Già che abbiamo parlato di sito, vi faccio dare un'occhiata perché merita guardarlo insieme. Allora, qui c'è la home del parchino dove vedete subito il prodotto, le caratteristiche e tutte le varie sezioni per capire cos'è il parchino, come funziona, ma vi porto a una zona molto interessante che è quella delle agevolazioni. Allora, intanto parliamo di garanzia. Il prodotto è coperto dai 2 anni di garanzia, ma volendo, aggiungendo una quota, è possibile avere l'estensione per aggiungere ulteriori 5 anni di protezione. Quello che volevo invece soffermarmi è la detrazione del 75% perché di fatto il prodotto rientra negli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche. Questo bonus è stato prolungato fino al 31 dicembre 2025 che diventa molto interessante. C'è poi la possibilità di fare anche dei finanziamenti, vi danno dei servizi a disposizione. Qui abbiamo un riepilogo di quello che abbiamo già visto nel video, sia per l'ingresso che per l'uscita, e qui abbiamo alcuni video dimostrativi dove vi fanno vedere il funzionamento in alcune situazioni. Voi calcolate che mi hanno fatto vedere un video di un'installazione da un cliente dove tiravano dentro un box proprio giusto un Hammer, ok? Quindi diciamo che il range di vetture coperte è praticamente illimitato perché l'Hammer è veramente grosso, pesante, passava proprio al millimetro nei lati e sopra, peggio di quello del video, quindi è una roba proprio fantastica. Qui nel sito avete la zona contatti e FAQ, mi raccomando date un'occhiata, richiedete un preventivo che non costa nulla, c'è un ufficio dedicato a fare i preventivi, compilando il form che trovate qui verrete ricontattati per avere finalmente il vostro preventivo chiave in mano. E questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, nel caso un bel like, ricordatevi sempre, noi ci vediamo al prossimo video, prossima diretta, o se passate in negozio da Torino ne parliamo, o anche delle brochure del prodotto da farvi vedere in modo che approfondiamo, vi tolgo dei dubbi se ne avete e vi farò capire che se avete quella problematica è il prodotto che fa al caso vostro. Grazie a tutti, ciao da Massidattoli.